Ciao ragazzi, io sono Carmen. Vi siete mai chiesti come si svolge una giornata tipo di una hostess di volo? Restate con me e ve lo farò vedere in questo video. Probabilmente hai pensato anche tu che una hostess di volo è una che un giorno sì, un giorno no si trova in una spiaggia in Sardegna o domani si trova a Maldive o mangia sushi a Dubai o slitta sulla neve in Finlandia. Tutto questo sarebbe anche vero, ma solo parzialmente, ma è solo la parte luccicante di un lavoro che si svolge a 10.000 metri. E poi quello che c'è nell'immaginario della maggior parte della gente è che una hostess di volo ha come principale compito servire i pasti, però ci si dimentica che in caso di emergenza ci trasformiamo in un batter d'occhio in paramedici, dando il pronto soccorso o in babysitter o un ufficiale giudiziario, quindi ci trasformiamo al momento del bisogno. Partiamo da una cosa molto importante, per esempio i fusi orari. I fusi orari a lungo andare ti distruggono, anche se devi fare un lavoro che si svolge soltanto in Europa, quindi a corta trata, comunque ti devi alzare molto presto la mattina, qualche volta anche con 2 ore e mezza, dipende da dove ti trovi in quel momento. Quindi torni specialmente dopo aver effettuato 4 voli, quindi 12 ore di lavoro, sei così stanco che l'unica cosa che sogni è di dormire per altrettante ore. E per esempio noi quello che facciamo è lavorare per 5 giorni e poi abbiamo 3 giorni liberi e soprattutto tra un giorno e l'altro, quindi un giorno di lavoro e l'altro, tra l'ultimo volo effettuato e il primo volo del giorno dopo devono passare 12 ore. Se passano 12 ore di riposo e 5 minuti, per esempio, puoi effettuare il volo. Se invece hai passato 11 ore e 55 minuti, comunque non puoi più effettuare un altro volo. Fa parte del nostro lavoro anche delle eccezioni, quindi giornate in cui comunque noi siamo al lavoro, però siamo in home standby. Cosa significa? Tu sei a casa facendo le tue cose, quello che vuoi, fai pulizie, fai assolutamente quello che vuoi, però devi essere con un orecchio verso il telefono perché può squillare in ogni momento e tu devi comunque prepararti in 5 minuti, anche meno o anche più, dipende quando sei chiamato dalla base per presentarti lì perché devi operare un volo in cui praticamente un membro del nostro equipaggio non ha potuto presentarsi. E comunque questo fa parte anche delle cose più interessanti di questo lavoro, per non parlare del fatto che comunque non abbiamo delle feste, giornate di feste non esistono, quindi anche se poi esistono comunque siamo un po' sempre in allerta e perciò siamo un po' così. E comunque se non ti piace questa cosa metti un mi piace a questo video. Quindi ti alzi la mattina, cerchi di essere più o meno fresco e cerchi comunque di arrivare in tempo all'aeroporto, però ti devi truccare letteralmente in 5 minuti esatti, devi fare una doccia, devi metterti l'uniforme e devi essere proprio al meglio di te stessa. Una volta che tu arrivi in aeroporto, comunque quello che c'è da fare è proprio andare lì e incontrare i tuoi colleghi e poi il responsabile di cabina ci spiega come si svolge la giornata, quindi la giornata lavorativa, insieme poi ai piloti. Quindi stiamo facendo e parliamo adesso del briefing. Una volta che abbiamo imbarcato i passeggeri, chiudiamo le porte e poi ci dirigiamo verso il mezzo della cabina dove facciamo e iniziamo la safety demonstration. La safety demonstration serve comunque, è una dimostrazione di sicurezza, serve nei momenti di emergenza, noi dobbiamo evacuare l'aereo in 90 secondi, quindi 1 minuto e mezzo. Noi siamo ben istruiti a fare questo, però ovviamente dobbiamo istruire anche i passeggeri. Una volta che abbiamo finito la dimostrazione di emergenza ci dirigiamo verso i nostri sedili dove anche noi ci mettiamo la cintura di sicurezza. Poi dopo ovviamente ci facciamo in mente quei 30 secondi di riassunto su quello che abbiamo fatto e se tutto in ordine, fin quando poi dopo che l'aereo prende il decollo, dopo che ci si rilascia il segnale delle cinture di sicurezza,
poi siamo liberi a fare il servizio a bordo. A proposito del servizio bar, quindi anche parliamo delle bevande, l'aria dell'aereo comunque è molto molto secca, sono soltanto 20% di umidità nell'atmosfera. Noi hostess di volo quindi dobbiamo bere tantissimo e ci portiamo con noi sempre un litro o 2 litri d'acqua perché ci deve bastare per tutta la giornata. Torniamo al disembarco, quindi la fine di ogni viaggio. Comunque noi abbiamo un codice in cui dobbiamo disembarcare, poi dobbiamo fare un controllo di sicurezza, quindi l'ennesimo, per assicurarci comunque che nessuno ha lasciato qualcosa, che in negativo che in positivo, e comunque troviamo in aereo di tutto e di più. Una volta che abbiamo fatto questo controllo ci facciamo i bagagli anche a noi e quindi ci dirigiamo verso il terminale, dove poi in crew room, quindi nella nostra camera, ci riuniamo per l'ennesima volta per fare il debriefing. Se hai trovato questo video utile, per favore metti un mi piace e iscriverti al mio canale per non perderti nessuna informazione. Io comunque la settimana prossima pubblicherò un video in cui vi farò vedere tutte le cose strane che può succedere a un assistente di volo. Ciao!